Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Octave Travel. Avevo liberato un pochettino ma niente di che. Adesso andiamo un po' nella mappa, vediamo se c'è la mappa del mondo e andiamo a Rivoleto. Vai qua perché dobbiamo fare delle cose, abbiamo un personaggio in più, quindi abbiamo accesso a diverse cose. Allora, qui abbiamo ruba. Vediamo a che percentuale. Abbiamo un'ascia di acciaio che è buona, ma ha un 15%. Quindi per il momento ci ritorneremo. I livelli sono 15-10 se volete sapere cosa ho fatto. E qua invece possiamo indagare e possiamo rubare. Ovviamente penso che questo però quasi quasi potevo fare. Adesso facciamo che indaghiamo e poi vediamo. Dai, facciamo così, una cosa un po' carina. Vediamo un po'. L'affettuosa nipote di un anziano malato, che ha girato il mondo in gioventù. Sin da quando era bambina, nutre una smisurata ammirazione per il nonno. Ora non desidera altro che documentare le sue imprese e accudirlo nei suoi ultimi anni di vita. Ma che carina che è. Grazie, molto gentile. Oh, non c'è nascosto, ma è stata carina. Allora, prima di provare a prendere tutto, adesso proverei prima a indagare con tutti, cioè indagare a rubare. Indagare che abbiamo già indagato. Beh, giusto. Oh, porca vacca, un po' troppo. Vediamo un po'. Ok, li vedo un po' fuori prepotenza per noi. Poi vediamo un po'. C'è gente da casa, scusate, ma oggi proprio non lo so, sono quelle giornate così. Vediamo un po'. Beh, questo ci serve per una quest e la prendo immediatamente, così possiamo fare quella quest. Ricordate, quella rimasta in sospeso all'inizio, che noi possiamo fare senza problemi. Io devo, posso dire, ritornare qua perché posso anche provare a salvare, ma non ha molto senso, perché se ci riesco io magari voi fate fatica o diverso, voi fate in un click, io ci metto 3 ore. È una perdita di tempo da parte mia e da parte vostra, quindi non penso che lascerò molte cose indietro per poi ritornarci dopo, così le faccio tutte una volta. Invece di stare a provare a perdere tempo così, magari ce la faccio, alcuni sì, alcuni no, insomma è un po' un tedio. Ascia da battaglia, che non so se per certo, se me lo dicesse meglio o peggio, io mi faccio due conti e vediamo, no? Allora, ascia da battaglia, vediamo se ce l'abbiamo. Ascia da battaglia no, questa diciamo che fa 36-36, ok. Questa qui invece faceva 46, però non capisco se è più rispetto a quello che ho già equipaggiato, perché non è che si capisca tanto cosa faccio, cosa non faccio. Comunque fanno tanto danno, dubito che sono solo 6 di precisione. Comunque va bene. Vai qua, andiamo qua. Anche queste sono cose interessanti, a parte questa che non ci riuscirò mai. Vabbè, noi adesso vediamo, poi valutiamo. 80 e questo è buono. Posso provarci di 80, non succede niente, ce la facciamo, però ripeto, l'altro ci devo comunque tornare, tanto vale torno quando sono al massimo, insomma, inutile. Ecco l'oggetto che abbiamo trovato grazie alla conversazione di prima. Ascia d'argento, non sarà grandissima, ma forse è meglio di quella che abbiamo, e infatti è superiore. 46 e 12 attacco elementale. Infatti scende di attacco elementare perché non ha attacco elementare, ovviamente. Io sto cercando di capire cosa voglio dire 24 e 12, 43 e 12. Ok, così mi sale di 6, di 7 l'attacco fisico e la precisione mi sale di 8. Però vado a difficiltà di 30 di attacco elementare, che io ogni tanto lo faccio, quindi per il momento non mi sembra una gran... a meno che non rinunci alla magia e vado solo di attacco brutale e più precisione. In fondo lui, sì, a me gli attacchi elementari a me non frega niente di lui, perché è solo un plus che comunque mi va a consumare del mana, che dei punti abilità che adesso non mi interessa usare. Quindi andiamo a aprire finalmente questo scrigno, ed era ora, no? Direte, porca vacca. Oro sospetto, beh, questo sarà da vendere, sperando che ce lo venda a un buon prezzo, perché insomma, vediamo il signore che l'altra volta ci aveva dato quelle informazioni tanto utili, se ci può anche dare qualcosa di altrettanto utile.
Beh, forse sì e forse no, però è tutta roba che io intendo ritornarci, quindi non ho problemi. Vi facciamo il giro da capo quando sarà ora, tanti saluti. Vediamo la signora qua. Semile dannoso, va bene, tutta roba interessantissima. Io vorrei andare a vedere un attimo il vendor, visto che qualche soldino ce l'ho. Non mi ricordo se ci ho guardato. Che però potrei anche farcela. Io vorrei vedere il vendor se ha qualcosa di buono. Allora, andiamo direttamente qua così faccio meno casini. Allora, il coltellino effettivamente è meglio, ma di tanto, perché fa un attacco elementare spropositato, fa 40 e passa in più, e attacco fisico me ne fa 6 in più, non fa tanto in più di attacco fisico, ma fa tanto di attacco elementale. E la schivata mi scende di un pochino. Certo, se mettessi già i cose senza farmelo fare a me, che io già in matematica sono proprio bravo. Mannaia, la mannaia. Beh, non è così tanto in più alla fine. Sì, è un critico di 6, di 14 in più. Però dal costo che ha e quello che propone non mi sembra così buona, ecco, diciamoci così. Questo per l'Alfen potrebbe andare bene, 2004, perché mi sale abbastanza. Ok, questo lo teniamo in considerazione. Poi, questo qua no, perché mi scende, oddio, neanche tanto, però non vado a beneficiare così tanto, ecco, diciamo così. Questo qua va a beneficiare Alfen. Allora, io vorrei prendere questo da 16.000 perché è buono, ma 16.000 mi ha risposto col cuculo che te lo do, perché non ce l'hai. Io, siccome adesso incomincio a usare queste cose qua, vorrei usarle. Facciamo così. Perfetto, ed è una cosa molto buona. Ma magari questo lo farei così perché vorrei arrivare a una cifra abbastanza considerevole. Polvere dannosa io la voglio prendere, solo che cavolo, comincia a essere tanto. Va bene, tutta roba molto buona che può essere utile. Facciamo anche questa, così siamo a posto. Ho speso un po' di soldi, però ho fatto tanti combattimenti, insomma alla fine mi è convenuto far così. Ok, ho valutato tutto. Lui non mi ricordo se ho guardato. Sì, ok, possiamo fare la cresta. La cresta è esattamente qua. Vediamo un po' se rubando c'è qualcosa di interessante. Sì, ma non così tanto. Quindi andiamo a fare la cresta. Ma sono tempi nefasti per noi pescatori, te lo assicuro. Per qualche strana ragione, le carpe diem stanno sparendo da queste acque. Come posso sfamare la mia famiglia se le reti rimangono vuote? Adesso noi, inerenti alla quest, l'item che abbiamo preso, possiamo andare avanti con la quest. Ah, sei tu, viandante? E questo che cos'è? Santo olezzo, ha un sapore celestiale. Mi hai portato questa leccornia per tenermi in forze? Oh, credimi, io... È rimasto... Ho capito male? Perché allora... Cosa? Le carpe diem vanno matte per questi gamberetti. Se li usassi come esca, poter riempire di nuovo le mie reti? Sarà uno spreco di prelibatezza, devo ammetterlo. Ma il bisogno impone sacrifici e la mia famiglia ha bisogno di carpe diem. Ho ottenuto 1500 e cintura poderosa, scialleppa, quella di Sansone. Vediamo la cintura poderosa. Ma cosa è la cintura poderosa? Devo vedere qua perché non ci capisco un cazzo, se no. La cintura poderosa, vediamo un po'. Cintura poderosa, vedete voi? Io no, sono ciecato. Eccola qua, attacco fisico P50. Per uno che fa attacco fisico sarebbe buono. Chi fa attacco fisico? Mi viene da pensare più o meno tutti, però non è vero. Allora, velocità e schivata. Posso deficitare schivata e mettere attacco fisico,
che mi va a aumentare di 50 appunto, cioè non è che è scritto lì, cioè è sotto gli occhi e quindi insomma sia, e questa è fatta. Beh dai, sono abbastanza contento. Stavo guardando la guida che feci sul canale che è ancora lì, ma c'ero riuscito anche con una bassa percentuale a prenderlo. Ho visto anche la guida che sto facendo adesso a video, c'è riuscito anche il signoro, quindi ci proviamo. Cioè sembrerebbe abbastanza facile farcela, e infatti ce l'abbiamo fatto, sì, perché mi ricordavo che giocando la scorsa try a volte la percentuale, cioè non è che ti dica la percentuale tipo l'80%, a volte potrebbe essere vicino al 90, cioè 86, 87, però non dice i 7, i 5 eccetera, dice a volte le unità intere. Il 50 a volte può essere 59, l'80 può essere 89, il 90 può essere 99, quindi è molto più alto, potrebbe essere, rispetto a quello che noi vediamo, non da 70 a 90 esempio, però da 80 89 c'era, questo era più solo 89 e quindi ce l'abbiamo fatta, e allora sì, va bene. Infatti ho detto boh, ce l'avevo fatta, avevo un livello in meno e veniva fuori 80 uguale. Sembra strano perché quando saliamo di livello deve scalare la possibilità di farcela, e in questo caso è stato quello. Va bene, vediamo un po' equipaggio a Mont. Dunque non l'ha messa su, quindi penso sia questa che è peggio. 40, 43, 6, 12. Ok, meglio no. Vabbè, finché ce l'abbiamo, tanto questi li tengo, non le butto. Quello che volevo vedere, che avevo fatto anche lo screenshot per vendere, voglio vedere se la roba da vendere, la cianfrusaglie, costa sempre uguale. 8 e l'ho sparato a 700. Allora queste le posso volendo vendere, ma le voglio tenere per le emergenze, perché non si sa mai quello che può succedere. Bene, volevo dire che sono riuscito a trovare una wiki un po' per il verso, perché in effetti trovare una guida per questo gioco è molto più complesso di quello che immaginassi. Il perché ve lo vado a spiegare. Questo gioco offre 8 starter diversi in base a chi scegliamo, personaggio. Dopo si svolgerà l'intera storia, ma soprattutto dopo il primo noi possiamo prendere quello che vogliamo come secondario, nel senso di un altro compagno. Io ad esempio ho preso Alphen, poi Tyrion, ma se avessi preso Hanith e poi non so Sirius, sarebbe il progresso, diciamo, non sarebbe meno lineare rispetto a quello che sto facendo io, o viceversa, eccetera. Diciamo che ha molte combinazioni, quindi le wiki sono un po' divise con personaggi, tipo Alphen fa vedere i primi pezzi di tutta la prima quest, come arrivare, cosa trovare, potete gli altri di conseguenza, però un vero e proprio inizio, uno starter generale non c'è, perché anche perché se magari noi tipo con Alphen lo andiamo a prendere per ultimo, di conseguenza il gioco si aggiornerà, si adeguerà al gruppo che abbiamo in quel momento. Se noi abbiamo un gruppo che è tutto di livello 60 con 7 persone alfa nell'ultimo e l'ottavo esempio, i nemici non saranno tanto deboli, avranno più cose o saranno più potenziati, insomma tutta una serie di cose che il gioco va ad adeguarsi, quindi è un po' un casino trovare una wiki per il verso, però sono riuscito a trovare qualcosina che forse può fare a caso mio, con 2 o 3 wiki diverse e un po' di video qua e là, così riesco, ci devo lavorarci un po', però l'importante è che io la faccia completa. Una volta che rimane e si voglio rigiocare, mi seguo la mia guida come sto facendo in parte anche adesso e sono tranquillo. Il lavoro va fatto una volta, dopo c'è il video e quindi posso stare abbastanza tranquillo. Andiamo pure nella mappa generale e ritorniamo un attimo a Gran Masso, perché noi dobbiamo andare a Cobblestone dobbiamo andare avanti, sì, così è, perché questi ancora dobbiamo farli, ma le faremo tutte quante, sì. Quindi andiamo verso qua, in questo vicoletto qua, poi da qua andiamo verso il punto Save, che è in alto. Qua. Ok, l'ovo, vedete, ho scoperto un'altra debolezza, ma adesso però vorrei fare un'altra cosa. Eccoci qua, sono riuscito a trovare questa questa informazione, così almeno abbiamo un pochino più di info e almeno siamo più sicuri. Queste sono sicure, come vedete. Questa e questa l'abbiamo già trovata. Ci manca l'altra debolezza, che è una lancia. Noi la lancia non ce l'abbiamo, quindi siamo tranquilli, insomma, tranquilli, così succede, ecco, tutto qua. Cavoli, almeno sto più tranquillo, perché sennò mi era venuto una sincope. Allora, abilità speciale, vai così, guardate che figata. Sofà, un multi hit da panico proprio.
E qui facciamo che ricopriamo il PA. Poi una cosa interessante è che la abilità, adesso comunque abilità le andiamo a vedere. Queste qua mi va a recuperare un sacco di abilità, adesso ne ho usata poca, dite chi se ne frega, è vero anche questo, però comunque è interessante sempre. Questa cosa fa? Non fa niente perché non abbiamo abbastanza, adesso facciamo una piccola colpettino, così giusto per farlo sentire un po' meglio. E ho detto, vediamo se non lo uccido, l'ho ucciso purtroppo. Vabbè, ci ho provato, siamo diventati fortini, Vai. Ok, adesso possiamo provare a ciulare. Vediamo abilità furfanto, 93. Erba matta, beh, sono cose che a me comunque costano, insomma. Sono gratis. Perfetto. È un po' difficile trovarlo in italiano perché la traduzione è diversa, quindi mi devo ingegnare a trovarlo prima in inglese e poi cercare di capire qual è quello in italiano. Ok. Però dai, almeno così siamo sicuri, se no rischiavo di prendere informazioni errate, mi dispiaceva. Allora andiamo di qua e di qua. Adesso andiamo verso Anit, credo. Questa è la iena che vedete abbiamo trovato io un'altra debolezza che è il fuoco, ne manca una, la iena Ridens. Ed ecco qua l'ho trovata, ecco qui la iena, abbiamo visto che c'è l'ascia, l'arco e il fuoco, quindi manca soltanto l'arco che adesso non abbiamo, quindi siamo a posto. Va bene, dai, sono abbastanza contento, me l'ho fatta vedere, quella è sicura, e insomma ci vuole pazienza. Adesso io qua con Tyrion volevo provare abilità furfanto, ruba, 38 è un po' poco. 38 è un po' poco. Vediamo di abbassare un altro pelino. Ok, a vuoto. Questa è così, questa è così. Tac, benissimo. Vediamo un po' se adesso 49, 38, 49 è un po' poco, quindi andiamo ancora di attacco. Perfetto, adesso sicuramente è buono. Tra l'altro noi siamo così alti che insomma quello che c'ha da darci è molto interessante. Erba pisolina, perfetto. E dunque io con lui sono messo abbastanza bene. Facciamo così, mi ci ricarico. 66, 68 e siamo a posto. Adesso vediamo di caricarci qui con Tyrion. Con lui passo un attico, a meno che non sia messo troppo bene. Ma possiamo fare anche così? Vabbè, è morto. Volevo ricaricarmi, vabbè, pazienza. Perfetto. Vediamo pure. Meno così li ho, dai, sono più contento. Adesso preferivo fare come facevo prima, ma non riesco a lavorare bene come facevo prima. Allora ho detto facciamo così uguale e siamo a posto. E qui c'è il punto save. Benissimo, vai. Perfetto. Vediamo questo. Opla! Oh, ma ci sono i ratti! Ma questi sono due diversi, vero? Il ratto Silvano 1 e il ratto Silvano, oh mamma mia. Ed eccoci qua. Allora un attimo solo. Ecco, non erano molti più piano. Eccoli qua, i ratti Silvani sia l'1 che il 2, perché c'è sia l'1 che il 2 qua, l'1 e il 2. Ok, il ratto Silvano 1 è debole al coltellino, all'assia e fulmine e magia della luce, penso di sì, ma comunque più o meno sia l'1 che il 2 hanno le stesse debolezze. Se li lascio lì molto invasivo, dite? Vorrei lasciarle che almeno a schermo si vedano. E dove le posso mettere che non rompano i coglioni? Adesso mi è partito il... No, perché non... Vabbè, lasciamoli lì, è uguale. Allora, abbiamo detto il coltello e l'assia. Quindi l'assia, se io facessi un attacco speziale così, dovrei fare... Accidenti. E adesso vediamo anche cosa fare con... Distilla, sembra lenitivo, no, di quest'altro si vede così, dà fastidio effettivamente e ci vuole pazienza. Vabbè, adesso lo tolgo. Ok, così può andare un po' bene, dai, un po' meglio. Allora, stavo dicendo polvere dannosa. Vedete, adesso abbiamo anche la polvere dannosa, non solo seme senitivo, buonanotte lenitivo, e la polvere lenitiva che ci dà. interessantissimo, perché io ovviamente li ho comprati, adesso ho anche altre cose. Mi fa tanto piacere, ripristini alleato, singolo. Sono tutte cose che dopo ci guardo. Allora, andiamo nella seme lenitivo, che abbiamo la possibilità di fare
lo usa, e così abbiamo sistemato anche lui. Perfetto. E adesso andiamo a fargli piano piano tutto quanto. Tanto abbiamo lì la scheda, chi se ne fregola, insomma. Allora, la spadina anche a lui. Andiamo a fargliela, vai! Vedete che così li stiamo scoprendo tutti. È così più bello, dai, mi piace. Adesso facciamo una bella rubata per vedere se qualcosa può andare dritto. Vai. E senza di nettare, beh, fa piacere. Quindi lui lo possiamo anche far fuori. Però cosa gli manca a lui? Gli manca il tuono. Va bene, facciamo una tuonata da panico proprio. Non ce l'ho il tuono, porca vacca, l'ho finito. Oh, che brutta cosa. Vabbè, pazienza, farò come posso. Gli spacco il culo e basta, insomma, non è che deva per forza... Quanto gli manca? È quasi morto. Ok. Ma insomma, a vita come si è messi? È abbastanza bene. Facciamo difendi. Voglio ciucciargli la roba. Ma ti piacerebbe? 50, vai. Nettare curativo, belli. Più ne abbiamo meglio è, ve lo dico subito, Voglio stare sul tranquillo. E adesso ci carichiamo. Perfetto, 65. Sono contento. Mi è contento di poco, lo so. Beh, così almeno abbiamo scoperto quasi tutto. Manca solo il fulmine, che al momento non ho l'erba giusta. Poi le compriamo. Adesso andiamo in un villaggio della foresta. Vuoi che qualcosa non ci sia? Insomma. Erba della Lousa. Beh, mi fa piacere, insomma, che sia quella buona, insomma, quella... non mi fa andare di qua. Si vede che più di così non si può... devo andare, scusate. Perfetto, adesso andiamo di qua. Oddio, scusate. Ho fatto una cacata, vabbè, capita, ne faccio tante. Allora, andiamo di qua, così. Oh, hai dato una mossa, che devo fare cose io. Andiamo di qua che c'è un altro scrigno. Oh, c'è gente nuova. Ma chi sarà mai costui? La maremotta e il tipo buschiato. Ma che bella cosa che è. E da così qua le ho messe, dai, così è più carino. Sì, dai, magari un pochino in occhio, però almeno le abbiamo sotto, dai. Allora, vediamo un po'. La marmotta ha l'arco che non abbiamo, il bastone che non abbiamo e il fuoco. L'unica cosa che abbiamo è quella. Poi per il resto lo scipo muschiato, il mipo muschiato, scusate, che si chiama Siscipoli, come cazzo si chiama, ha il coltello, no, il pugnalo, insomma, la spada, l'assia e il collo. Ok, cominciamo con quello che abbiamo. Quindi adesso chi tocca? Al nostro amico Ascione. L'Ascione ci va con questo qui, vai. Perfetto. Poi questo qua abbiamo detto che la spada è questa, perché è una spada, e va sempre a lui. Così si gioca meglio, Ok. Adesso bastono non ce l'abbiamo, arco non ce l'abbiamo, fuoco. Vai, distilla, fammi una distillata da panico, insomma sia. Eccolo qua. E questo qui va con la talpetta qui, la marmotta. Ecco qui. E il resto non l'abbiamo, quindi ci attacchiamo. Fa anche rima, insomma. Adesso io cosa farei? Vorrei provare questa abilità tanto carina da poter ciucciare tutto quanto. Siamo full di abilità, mi fa tanto piacere. Adesso, ciao, mi fa tanto piacere. Se io provassi russi, 46 mi ha risposto ti attacchi leggerissimamente al cazzo. Vabbè, io mi rigenero anche con lui. Perfetto, è stato un piacere. Ci provo ancora. Sì, sì, Lito. E senza di melagrana. Scema leppa che ho fatto. Ok, tolgo tutto il qua, sassà, perché noi qua a sinistro là dobbiamo andare a prendere una cesta là, eccola qua. Opla, salve. Lei mi dà, per carità buona, questa ci mette in vita un alleato, che a me fa sempre comodo quando uno mi crepa. Ma fammi leggere, porca vacca. Vabbè, dai. Ok, qui quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Veramente no. Perché ne manca ancora uno. Intanto facciamo questo. Vai. Perfetto. Ok. E lui si è anche mezzo rincoglionito. Vabbè, sono contento alla fine. Si fa una baccarata. Perché ci andrebbe effettivamente il fulmine, ma noi non ce l'abbiamo. Cioè, volendo ce l'ho. Perché abbiamo quelli da lanciare. Che adesso non mi viene più del fuoco, del ghiaccio, del vento. Non ce l'abbiamo, beh, ci attacchiamo al grueso cazzo, insomma, non ne abbiamo quella del vento, di che mi sembra quella verde, quella gialla non ce l'abbiamo.
Velenosa invece è un'altra. Vabbè, ci attacchiamo al glorioso. Facciamo quello che possiamo. Allora, attacchiamo. Vai. Perfetto. Assia. Abilità speciale. Spacchiamoli il culo, va. Scialeppa che gli ho tirato, l'ho sfondato in 4 parti diverse, signoro. Vabbè. Tac. È molto veloce il nostro Tyrion rispetto a loro, rispetto dai, insomma, sì. Ok, ruba. Essenza di nettare, beh, buono, mi scusi, devo un attimo recuperare un po'. Ecco qui, siamo a 60, che bello. Quando si usa la strategia, sì, sono cacate, queste sono cose piccole, però dai, cominciamo dalle basi, no? Prima o poi arriviamo con la grossa di strategia. Ok, dove vi conduci? Vinci Fossa e Gran Masso. Beh, non è che ho tanto da dire. Sentiero di Svarchi, dove dobbiamo andare? Lì, di là, di su. In pratica dobbiamo andare a Svarcopoli, insomma. Andiamo di qua che c'è una cesta, la prendiamo. Prugnola, se la Prugnola fa una cacata con quella Prugnola. Sentiero di Swarovski qui, dobbiamo andare a destra. Noi ci andiamo, insomma, tanto cosa facciamo? Cioè, ho capito, sì, è un bel cartello. Oh, porca vacca. Ok, abbiamo tutte le informazioni necessarie per spaccare il culo a tutti e quindi li spacchiamo. Vai. Ottimo. Oh, ti sarebbe piaciuto, mi sono spaccato le corde vocali. Ok, io avrei direi sì, recuperato tutto? Quasi, dai. 48, abilità furfanto, rubiamo. Scusate, devo far così, se no che cazzo rubo. Qua siamo pieni, Oh, salve, ma che roba che gli ho fatto. Ti sarebbe piaciuto tanto, siamo pieni con tutti e due. Ogni tanto poi li usiamo qualche abilità super, così ci divertiamo. Almeno abbiamo modo di recuperare, di rigenerarci. A proposito di abilità, mi sono scordionato che lui potrebbe prendere un'altra abilità. Riabilita, cura tutte le alterazioni di stato a un alleato, lo rende immune, potrebbe essere la soluzione vincente. Rianima un alleato fuori combattimento, preferisco usare per adesso quello che ho di item e fare questo. Ovviamente costa 1000, che cazzo dico, io volevo andare da un'altra parte, però volevo andare qua perché noi ci abbiamo abilitato finalmente l'altro slot, ma ci vuole pazienza, lo sapete. Fornisce 500, direi che ha vinto alla grande. Lui ancora no, però lui sì, ecco, questo che volevo fare. Il ladro, questo qui sferra 2 pugnalate a un nemico, la metà dei danni inflitti viene rigenerata, che può essere buona, ma lui mi interessa più per i PH che per il resto. Riduce attacco fisico di un nemico per 2 turni. Per 2 turni, quello base, quello caricato, ne amplifica ulteriormente. Riduce la difesa, quindi questo riduce sia l'attacco, questo sia la difesa. E questo qui fornisce a un alleato il 50% di PA, e siccome noi possiamo anche ripristinarli, io direi che per il momento questa è la soluzione più diciamo calzante, ecco, per la strategia che voglio fare io, ovviamente. Cosa fa questo? Colpo incidentale, ok? Si taglia quando il personaggio usa il contro quando il personaggio usa contro il nemico un'abilità che non infligge danni, esiste una probabilità del 50% che attacchi. Che cazzo di abilità ho che non infligge danni? Mi sono scordato, scusate, adesso. Perché ho ruba. Questo effettivamente non infligge danni. Questo infligge danni, sferra, questo infligge danni, questo riduce l'attacco. Se uso praticamente dei buff o una rubata, insomma io non ho, ho solo ruba, quindi per il momento mi è utile fino a un certo punto, però comunque è un'abilità gratis. Swarovski, dai, andiamo a Swarovski, vediamo un po' che succede. Era la strada, non era il villa, vabbè, insomma ci vuole pazienza. Vabbè, noi andiamo di qua perché tanto c'è una cesta, noi la prendiamo, insomma, non possiamo mica lasciarla lì, non è educato. Eccolo qua. Noce fuggente dovrebbe essere aumentata la schivata, così a memoria, però sapete che la memoria è famosa per essere una chiavica. La noce, vediamo un po', noce rivigorente sfuggente, che mette la difesa elementare, infatti ho sbagliato, non era questa, era questa. La schivata, beh, immaginavo, non dice di quanto purtroppo, però ho una mezza idea di su cui usarlo, ecco, diciamo così. Mi sono impappinato. Ok.
Quindi siamo carichi bene o male di tutti. Quindi cosa faccio? Attacco base. Alto non vedo, vai. Perfetto. E questo qua potrei far... Perché il problema è che 16 costa. Cioè non è che costi poco. Questa conviene usarla quando vogliamo togliere le difese. Tipo adesso lo usiamo, a tutti e due togliamo le difese ed è buono. Ma 16 io ci metto un po' a recuperarli. E non conviene. Amputazione molto buona, ma conviene farlo quando abbiamo buttato giù le sue difese. Quindi o facciamo così. Perfetto. E adesso può convenire fare questa amputazione. E io questi li ricopro più in fretta, vedete? Shottato. Ok. Vai con questo. Perfetto. E adesso perfetto. E adesso qua recuperiamo un bel po'. Siamo full, vedete? Così mi piace tanto. Ok, stiamo prendendo anche tanti soldi. Anche ora, Allora, io come me ne esco da sto casino che mi sono imbattuto di qua? Ma io le strade lo sapete che mi riesco a prendere un bicchiere d'acqua. Qui c'è una quest che poi si attiverà adesso appena arriviamo alla città di Swarovski. Lì la mettiamo. Allora, qui c'era la maremotta che mancava qualcosa. Che era il bastone e l'arco che non abbiamo. Quindi niente, volete un po' colpo, scusate. Vabbè, faccio quel che posso. Perfetto. Ottimo, ti sarebbe piaciuto, Facciamo niente, io gli spacco il culo e basta. Ecco qua. Ho fatto 10. Ok. Perfetto. Abilità furfante, adesso vediamo se è vero. Ha una probabilità. Ah, è partito. Allora era così. Gli ho fatto 45 rubandogli pure la roba, cioè gli ho messo in culo 2 volte, cioè non so se avete capito. È stato divertente. That's what I'm talking about. Ah, non ho visto cosa ho preso, ma stavo pensando che sì, ho speso 2 PA, ovviamente costa PA a rubare. Ok. Erba del risveglio. Beh, dopo la pisolina ci voleva, insomma, se non si sveglia. E sceglietati, insomma. Oh, porca vacca. All right. Qui mancava il tuono, giusto? Che noi non abbiamo. Questo è vento. Che può darsi che sia una di queste, non lo metti due. Essenze composto che ripristina lo spirito. Ah, lo spirito, ok. Composto che ripristina la vita. Ripristina l'energia. Cioè, dice che ripristina l'energia, però gli vado a fare un danno a lui. Stabilizzante. Cioè, sto leggendo quello che scrive, effettivamente dà un doppio. Vedete? Ha un doppio effetto la magia, non solo quello della natura dell'elemento, ma anche il secondario che può essere quello che c'è scritto sotto, ok? Allora, facciamo così. Ti sarebbe piaciuto, Io furfanteggerei, però non nel caso a quanto pare, quindi andiamo di violenza e prepotenza. Alright. Vediamo un po'. Vai. Ma mi sarebbe tanto piaciuto. No, ancora ci vuole un po'. Vai. Perfetto. Non ho visto. 68 87 forse più. Eccolo qua. Vediamo se parte la super caricata. Porca vacca, gli ho sfondato. Sì, è andata bene, diciamo. Ok, andiamo a sfondargli anche qui. Perfetto. Adesso comincia a essere interessante rubare. Ovviamente non parte sempre, però c'è una buona possibilità. Beh. Perfetto. Soldi, PE e PC. Nettare curativo. E ci ha dato anche quello. Ok, adesso dove siamo più o meno? È sempre stato un problema la mappa di sto gioco. Comunque siamo circa a metà strada del villaggio, dai. Sì, siamo vicini.
Oh, c'è un punto sa, chi cazzo l'aveva visto? Ci vuole pazienza, insomma. Eccoci qua. Perfetto. Bene, bene, adesso andiamo giù di sotto. Scusate, singhiozzo. Anzi, tosse. Vabbè. Andiamo di qua. I'll make this quick. Sì, quack. Here we go. Io ti sfondo il culo direttamente senza indugio. Vai. Lo facciamo fuori direttamente? No, dai, facciamo così perché voglio caricarlo. Tanto, insomma, non è che ci Here we faccia. go. Poi, soprattutto, volevo provare un po' di polveri. Vediamo questo cosa fa. Ah, tutti, che bella cosa! Sono stato molto. Ma questo mi piace perché questo la polvere ti dà. Adesso ne ho poca, però adesso che lo so la compro. Va bene, dai, Here goes nothing. è molto interessante. My turn. Rubiamo? Ma sì, dai, proviamo. Ciao, boy alle Yours, palle. mine. Oh, nettare curativo. Gli dai quel colpetto? No, me gliel'ha dato. Vabbè, glielo diamo dopo. Poi, Over here, out me ne of ha my dati way. 2. Quindi se io facessi ruba, probabilità di successo. Non posso rubare 2 volte. Infatti non mi fa rubare. Ok, è tutto chiaro. Basta sapere le cose, uno le sa. Try this. Ciao, è stato un piacere. Here goes nothing. E io niente, faccio ancora così, dai, mi piace, ce l'ho la Here roba. goes nothing. Ok. Perfetto, Bring it adesso on. ancora, vai. Here goes nothing. Perfetto. E sto a Tyrion, e con Tyrion farei una bella cosa così, condividilo, scusate, ruba, fai una rubata da panico perché mi devo recuperare I io. appreciate it. Really. Porca vacca, gli ho sfondato quello, lo Don't start sfondabile, things you insomma. can't finish. Ha fatto un finish da panico. Ok. Andiamo pure, c'è uno scrigno. Salve signor scrigno. Lei cosa mi dà il netto da ma ci mancava? Bene, possiamo proseguire e andare al villaggio di Swarovski lì, dai, insomma, quello là. Oh, porca vacca, eccolo qui. Salve signora, sono qui per lei. Questo è Swarovski, dimora dei cacciatori di a Bosco Scuro. Vediamo un po' se possiamo alleggerire la signora. Beh, volendo sì, però non voglio rischiare, quindi andiamo a indagare, così vediamo anche cosa ci ha da dire. Il proprietario della locanda di Suarchii, originario dei territori costieri, è giunto al villaggio per realizzare il sogno di vivere tra i boschi. Di recente, ha dovuto ospitare il fratello per digiorno, ma la sua pazienza ormai si è quasi esaurita. Immagino. Ok, provocare da professionisti. Hai sempre l'iniziativa quando provochi, ma che cosa bella, mi ha dato un'abilità passiva. Questo lo vorrei provare, però insomma, adesso prima parliamo. Allena lo spirito ogni giorno per sviluppare al massimo le tue potenzialità. Indaga, vediamo un po' cosa ha da dirci il signoro. Molti bambini di Suarchii è stato addestrato sin dalla nascita per diventare un cacciatore. Serba solo uno sbiadito ricordo della madre, che ha perso in tenera età. Il padre, severo e inflessibile, ha grandi aspettative per lui e sogna che un giorno diventi capovillaggio. Il ragazzo, tuttavia, non ne ha alcuna intenzione. Beh, va bene. È stato gentile, però volevo vedere questo mettere curativo. Cosa ha da offrirci? Scusate un attimo. Oggi non mi lascia in pace la tosse. Potrebbe essere tutto quanto buono. Stavo pensando, perché comunque qui dobbiamo tornarci anche qui, quindi non andrei a rischiare più di tanto. Sì, ce la potrei fare, questo no, però tanto ci ritorno, devo fare delle quest, devo fare cose, insomma sì. Va bene, un po' vediamo qua cosa c'è da parlare con lui. Anch'io ambisco a superare gli altri cacciatori del villaggio, proprio come tu sei chi? Voldemort. Allora, sì, interessante, però non tanto. Vediamo di indagare anche con lui, vediamo cosa c'ha di dire. Un giovanotto che ha perso i genitori in tenera età, uccisi da alcune bestie selvagge. Solo per il pronto intervento di un cacciatore e del suo metalupo lui è riuscito a salvarsi da una fine analoga. È deciso a seguire le orme dell'uomo a cui deve la vita. Per questo si addestra ogni giorno con ammirevole dedizione.
Che persona carina. Ok, cosa abbiamo qui da sottrarre? Roba sto modesta. Andiamo qui per un giorno sono io l'allieva preferita del maestro Zanat. Non so come si pronuncia. Aspetta e vedrai. Devo riprendere l'allenamento. Vediamo cosa ha da offrirci. Sì. Ascia da battaglia, a memoria mi sembrava di avercene una. Esatto, quindi posso anche per adesso lasciarla lì, poi tanto ci torno, sfondo tutto qui, non è che lascio le cose indietro io, insomma ci vuole pazienza. Una cacciatrice che ha adottato una bimba abbandonata nella foresta. Anche se non è sangue del suo sangue, l'ha allevata come fosse sua figlia, impegnandosi a farle da madre e a nutrirla con i frutti della caccia. Beh, è stata carina. Grazie, molto gentile. Un oggetto nascosto, ma è stata tanto carina. Da qualche parte è scomparso un oggetto. Fungola spirituale, vabbè, qui c'è da andare, vero? Ah, non mi fa parlare. Non mi fa fare un cazzo. E questo è il locandiere, ok, ci sono rimasto male. Allora, qui qui c'è il vendor che ci sfonderà di roba il vendor. Vediamo un pochino cosa c'è di bello, non andiamo in tutti, andiamo a una cosa alla volta. Vediamo un po'. Non ricordo se queste sono erbe che può usare lui o sono usa e getta, cioè quelle che li possiamo usare. Sarebbe bello sapere, comunque ho troppo pochi soldi per adesso, passerei. Un arco bello che appena prendiamo anni dopo ci guardiamo e un'ascia da battaglia un'altra volta. Quello da 12 vita mi piaceva di più, devo ammetterlo, lo so. Scudo tondo no, questo no, ma di poco, e questo no, non mi piace. E queste sono erbe, sono sicuro che sono erbe. Allora, questa mi piace. Facciamo così. Ciao. Costa tanto. Però la polvere editiva, visto che fa da massa, fa una massa, insomma. Ci vuole pazienza. Queste le prendo, dai. Vabbè, niente, dai, proviamo altre così. Adesso piano piano vediamo se posso vendere un po' di stranfusaglie. Queste qua. Tanto quelle costano così e quindi non abbiamo problemi. Almeno 1400 li ho ripresi, poi dopo odio queste cose qui, non so che cazzo servono. Vabbè, le tengo, però non mi interessa. Niente, per adesso non posso fare altro. Dai, facciamo così, dai. So che dopo io lo uso, che cosa fare? Lasci lì e non è giusto, Vediamo chi è lui. Non puoi entrare qua. Beh, è stato tanto carino, dimmi qualcos'altro almeno. Ciao, buongiorno, garantisce la modesta somma di vendita. Allora, a me i soldi servono e voglio azzardare un attimo, almeno quello, dai. Proviamo, Allora, le azioni di viaggio non riuscite possono influire negativamente sulla tua reputazione della città. La tua reputazione sì, in effetti dovevo aspettare che arrivasse anni, forse era più saggio farlo. Vabbè, esci da Jova, scrivete dal titolo e proviamo a caricare. Ci vuole pazienza, forse è meglio aspettare che arrivi anni, così almeno la reputazione sale. Ci ho pensato dopo e purtroppo sono fatto così. Ok. Siamo buttazionati come prima, insomma. Vediamo di indagare, dopo vediamo come fare, dai. Insomma, ci vuole pazienza. Perché se non ricordo male, quando noi entreremo in possesso del nostro nuovo personaggio nel gruppo, dovremo aumentare di conseguenza la reputazione. Mi sembra, poi vediamo. Un uomo che, a causa dell'incapacità o della ritrosia a trovarsi un lavoro onesto, ha messo seriamente alla prova l'assetto dei propri cari, fino a quando questi ultimi, esasperati, non hanno deciso di cacciarlo. Non avendo nessun altro a cui rivolgersi, si è recato a Suarchii da suo fratello. Ora trascorre le sue giornate architettando improbabili piani, comunque troppo onerosi per uno squattrinato come lui. Beh, è una persona di tutto. Ascolta, qual è la locanda? Adesso voi direte, la locanda è la locanda, ok, ma non è questa, quindi. Fatemi vedere.
Sembra di no. Che non sia quella, vabbè, pazienza. Allora, vediamo un po'. Lui. Nettare curativo, arco composto. Beh, forse questo lo posso prendere, solo che aspetto sempre Anit. Va bene, indaga. E vediamo. Contrariamente a quanto si possa pensare, il capovillaggio di Suarchii non è un esperto di caccia. Ciò nonostante, conosce alla perfezione i sentieri di Boscoscuro, e la gente gli riconosce una notevole saggezza. Ha l'abitudine di usare 100 parole quando 10 sarebbero sufficienti, ma è un vezzo che i conterranei gli perdonano volentieri. Il signor, sì, logoroico signore, grazie, molto gentile. È una gente nascosta, mi ha fatto piacere. È nascosta, 2 passi da qua. Oliva della vitia, ok, ce n'è anche un altro di oggetto inaschiostro di queste parti. Sembrerebbe più qua. È qui dietro, devo usare una quest per poter accedere a quella porta. Va bene, e questa è fatta. Poi, ma io non ho parlato con lui. Il nostro villaggio gode da tempo di grande fama per via dei suoi cacciatori. Sì, avrai sentito parlare di numerosi mastri cacciatori che hanno appreso il mestiere da noi. Sì, l'avrò immaginato, probabilmente. Lui chi è? Signora Salvo. I cacciatori si recano nella salva oscura, da quello lì era Dante. Ed era la selva, come è scritto qua, ho scritto salva, dei sussurri per raffinare la propria abilità. Chi non caccia con impegno rischia di diventare preda, mi fa piacere. Un'accetta arcana? Arca miseria. Vabbè, sempre dopo facciamo, non preoccupate, adesso facciamo una bella indagata, tanto faremo tutto, come ho detto. Un cacciatore che aspirava alla posizione di capovillaggio. Battuto dal rivale, ha rinunciato alla sua ambizione, o quantomeno, è quello che vorrebbe far credere a tutti. In realtà, da quel giorno trama di usurpare la carica di leader, o almeno di assicurarsi che il figlio riesca dove lui ha fallito. Grazie, molto gentile. Hai ottenuto provviste in abbondanza, cioè il fabbro e il colore della città. No, sono nuovi articoli, non più economici. Vabbè, comunque vediamo cosa c'ha un attimo, vediamo un po'. E in effetti questa non c'era prima. Erba dalla rinascita, anima non allenato fuori combattimento, che è buono. Ne prenderei un po', grazie. Sono wow, posso dire solo questo. Era fantastica a comprarla questa, sarebbe stata, parliamo italiano. Un bel dito in culo non avere i soldi adesso, vabbè, pazienza. Va bene, qui cos'altro c'è da fare? Adesso io mi ricordo, ma sono sempre distratto, all'Assia c'era. E qui c'è Anit, che possiamo poi parlare e fare la quest. Dovrei aver finito tutto in città per il momento. Ok, parliamo con Anit. Non capisco per quale motivo una bestia simile dovrebbe spingersi fino ai nostri boschi, che sia foriera di gravi sventure destinate ad abbattersi su di noi. Il suo nome è Akka-Anit, ed è una cacciatrice. Ultima discendente di un antico clan, vive qui a Suarchii, nelle profondità dei boschi oscuri. Questa esperta cacciatrice vaga per le foreste con Linde, la sua compagna felina, ma spesso rivolge la mente al suo maestro, che ha lasciato il villaggio un anno fa per affrontare una pericolosa caccia da cui non ha più fatto ritorno. Quando il nobile signore della regione invoca l'intervento di un prode guerriero, lei risponde all'appello e riceve il compito di cacciare l'orrida bestia che infesta quelle lande. Come sempre è accompagnata dalla sua fedele Linde. Avrà bisogno di forti alleati per affrontare il destino che la attende. Interessante, voi cosa dite? Portare Anit con te? Dovrai restare qui, ma certo che noi lo vogliamo fare. E che cavolo, sì, dall'inizio. Vedete che è inventata? Un anno fa. Good. Thou hast yet to depart. Waylaid by sentiment, my girl? It ill behooven me to leave without bidding my favorite prentice fare thee well. A joke, as always.
Will thy journey be long, master? A good question, that. The request cometh from none other than the Knights Ardent. The hunt will taken us to distant lands, and the beast we pursuin is a fearsome one. I see. Ha ha ha! Lookin' not so glum, girl. I'm no tyro with green arrows and bruises on his bow arm. I'll do the deed, and be back before 2 moons have passed. Still no smile? What is it, my girl? 'Tis not the hunt that concerneth me. Thou intendest to stoppen off somewhere along the way. Oh, here and there, mayhap. Why dost thou ask? Thou forgettest or feign'st ignorance, so I will remind thee. On the last hunt, thou gambledest away thy purse, and came back a poorer man than thou left. Poorer in coin, mayhap. Yes, I did make a few wagers at the arena in Victor's Hollow. And learned that while I have a keen eye for assessing the strength of beasts, I am quite at a loss with men, a valuable lesson that was cheaply bought. Not so cheap in the end. Eliza had to pay in thy debts, and thou only finishedst paying her back this last moon. Promise me, master, no more foolish gambling. But what of the old hunter's saying? If the first arrow faileth, knock a second and try again. Thou just madest that one up. Come now, girl. Thou art too young by half for such world-weary sighs. Must thou makest our parting so gloomy? I turn to thee, Hagen. Looking after master, for he can rarely be bothered to looking after himself. Even thou takest her side against me, old friend? He knoweth good sense when he heareth it. Growlest thou not at me, thou faithless turncoat? Hail, Hanit. Have you come to see us off? I have come in to warn master about straying from the path. And I thank you for it. I do not have the leaves to pay another debt like that. Have I not a single ally in this infernal village? I am your friend, but I am also a Knight Ardent, and your client. You would do well not to forget this. Not for a moment, most honorable Lady Eliza of the illustrious Knights Ardent. That's more like it. Fear not. I'll keep him out of trouble. I'll have him fill his evenings penning a detailed account of our adventures on the hunt. Taken care, and may thine arrows strike true. I shall look after the forest till the day of thy return. Thank thee, my girl, and farewell. A year hath passed since that day. In all that time,
Master could only be bothered to send in a single letter. Honnet, 'tis me, thou revered master. Missest me? I won't bore thee with any blather about the weather or the season. Who knoweth when this will even arrive, after all? For 3 months now, I have pursued the trail of the beast sought by the Knights Ardent. A beast by the name of Red-Eye. That's their name for it, leastwise. As for its true name, if it even hath one, none can say. But on my father's bow, I swear 'tis the most vexing quarry I've ever had the misfortune to hunt in. It eludeth mine every trap, and, though thou may thinketh me mad for saying this, I swear it can even senseth every move I make. I know not if it is human intelligence or pure animal instinct, but either way, it refuseth to be caught. Still, we appear to have annoyed it sufficiently that it is moving on to new pastures. Judging from its behavior, I believe it meaneth to make for the lands around Stonegard. I will be frank with thee, my girl, for thou'st always been able to see through my pretenses. The chase will be hard, and the hunt will not endeth soon. But fear not, for endeth it shall. Hast thou ever knownst your master to failen in a hunt? And so I ask thee, my dear apprentice, pray look after the village until I return. Oh, and be not a worrywart. Always thy friend and teacher. Never heard Master admitteth that any hunt would be difficult. Either this Red-Eye is truly the most formidable of beasts, or he stoppeth in every gambler's den from here to Stonegard. But no, Master liketh to act in the fool, but when it cometh to hunting, if he saith he will catcheth his quarry, then catcheth it he will. Yes, Linda, I know. Master entrusted the safety of the village to me. My duty now is to the villagers. Come in. Let us visit in the headman, and see if anyone hath need of my bow. Parla con il capo villaggio. Ok, quindi abbiamo solo Annit per il momento, quindi posso fare poco. Vediamo se dice queste sbarche di mono, vabbè, ma ho detto le stesse cose di prima. Quindi andiamo, insomma. E andiamo a vedere un pochino che cosa ha da dirci il capo villaggio. Opla! Eccoci qua. I am Honnet. Hello. Vieni qui ogni giorno in cerca di lavoro. A volte mi chiedo se tu sia davvero l'allieva del tuo maestro. Ma scherzi a parte, no, oggi non è prevista alcuna caccia. I see. E non ti potrei dedicarmi a altre incombenze? Dedicarmi ad altre cose, insomma, tanto per dirci. Ebbene, come sempre, i più giovani hanno bisogno di addestramento. Potresti portarli nel bosco e insegnare loro a usare l'arco o seguire le tracce? Il Ken di Bosco Oscuro ha ereditato antiche conoscenze su alberi e bestie. Eppure solo tu e Zanat sapete ancora applicare quelle nozioni. Quando ero solo un giovanotto, al contrario, inizia il suo sproloquio.
Sì, certo, ti ho già sentito raccontare queste storie e so che potresti andare avanti a lungo. È la verbosità, è il vizio di ogni anziano. Ti chiedo scusa, bambina. Ma se portassi i giovani a caccia, te ne sarei infinitamente grato. I'm asking Ne ho you. visti due piuttosto inquieti nella piazza, magari potresti iniziare con loro. Yes. Sarà fatto. E beh, andiamo da loro. I due ragazzi. Allora, azione di viaggio per Anit. Usa l'azione specifica del personaggio di Anit. Difficoltà, ok. Premi X davanti a una. Beh, questo è sempre il solito. Anit può provocare le persone e sfidarle a duello, liberando una belva mossa l'ostia. Quanti provoca i due giovanotti. Ah, non devo provocare, non devo insegnare niente loro. Ok. Provoca. Cacciatore principiante forza 1. Provoca questa persona, dai. Coraggio, non esitare. Posso considerarlo un supplemento di addestramento. Standest thou against me? Ok. Then be hunted. Hai colto il Let video di my arrow fly and true. Oh, mica buonanotte. Ripeti l'energia, tiglio accecanto. E spazzata, vai. E l'ho anche rincoglionito, a me fa piacere. What next? Beh, la vedo facile, Come in, if thou darest. Ah, è proprio Moruto. Io dicevo, ti faccio una caricata da The panico. hunt endeth. Ok, e siamo a livello 1, è normale. Now then. Tu diventerai un combattente provetto dal basso dei cieli. Ti consiglio di usare la massima prudenza perché hai uno spiccato talento per i guai. D'accordo, grazie Anit. Da disteso ci ha parlato. E si è anche girato dall'altra parte. Beh, fa piacere. E posso provocarti? Eh sì, dai, provocalo. Coraggio, non esitare. Accetta la sfida. Let us begin. L'ho colto di Let my sorpresa? arrow fly and true. Ti va di fidarmi? Ma sì, cioè, oddio, mi è colto di sorpresa. Cioè, vabbè. Che ci volete fare? Let Così. my arrow fly and true. Colpe. Ne ho 5. Mamma mia, gli ho sfondato i capelli al ragazzino. Ed ecco qua, livellato. Beh, è stato... Dunque, ora ti senti in sintonia con l'ambiente d'intorno? Proprio. Yep. Sì, riesco a seguire meglio le prede più veloci ed anticipare i loro scatti da lì per terra. Vedo come... Excellent. Bene, è un progresso notevole, eh? Hello there. Well, really? Ok. Vuole parlare con te immediatamente. Understood. Mi precipito da lui. È ancora a casa? That's right. Oh sì. Energica la bambina, eh? Una caccia urgente, forse? Greetings. Volevi vedermi, capo? Sì, è giunta una richiesta dalle terre di Lord Ciaran. Sembra che una bestia stia infestando le foreste sotto la sua tutela. I see. E lui vuole liberarsene, vero? Esatto. Ha richiesto specificatamente il nostro miglior cacciatore. E poiché il maestro Zanat è già in missione, il compito aspetta a te. Molto bene. I'm asking ye. Contiamo tutti su di te, Hanit. Ricorda che il nostro era un villaggio di esperti cacciatori.
ben oltre i confini di Bosco Oscuro, che da tempo ci offre dimora. I bardi cantavano le nostre gesta e l'intero regno celebrava il nostro villaggio come patria del supremo cacciatoro. Ho indovinato? Egads! Oh, ti ho già raccontato questa storia sin da troppe volte, vero? La verbosità, mia cara, la verbosità. È il vizio di ogni anziano, certo. Per quanto riguarda la caccia, ad ogni modo, io sono pronta. Splendid! Perfetto! Il messaggero di Lord Charan ti sta aspettando dentro per fornirti le informazioni del caso. I am ready. Vado subito a parlare con lui. I'm asking ye. Anit, ti prego, non commettere azioni che il maestro Zanat disapproverebbe. Fair befall me. Naturalmente, grazie. Well met. Ti prego di perdonare l'urgenza, ma i nostri tengono in scarsa considerazione il galateo umano. Nay, Sono qui per servirla. Mi parli di questa bestia. La preda che ti attende è una feroce creatura giunta nel folto della selva dei sussurri. Un mostro proveniente da altre terre. Yes. Esatto. Proprio questa mattina un mercante si è rifugiato in una città con un compagno ferito. Secondo i racconti dell'uomo, è stata quella creatura ad attaccare la sua carovana. Abbiamo inviato una squadra di soccorso, ma non c'erano tracce di altri sopravvissuti. this bodeth ill. Come potete sapere con certezza che il responsabile è proprio quel mostro? Well, actually... Lord Charan ha affidato le indagini ai suoi eruditi. Sulla base delle prove raccolte e della testimonianza del mercante è apparso chiaro che quegli uomini abbiano subito l'attacco di una ghisarma. Truly? E come è ovvio, una simile mostruosità non ha il diritto di rintanarsi nelle placide radure che punteggiano i domini di Lord Charan. Il mio signore desidera solo proteggere i sudditi del suo regno e invoca l'aiuto del vostro miglior cacciatore, quindi in assenza del maestro Zanna ci rivolgiamo a te. Accidenti, accetti di sventare la minaccia che incombe sulla nostra provincia? I am ready. Riferisca al suo signore che non la deluderò. Mi si è impappinata la lingua. È ok. Scorgo in te una dignità del tutto estranea, Zanat. Sebbene condividiate il medesimo entusiasmo per la vostra vocazione. Spero che continuerai ad assimilare le sue virtù, rifuggendo tuttavia le sue, come chiamarle, manchevolezze. Oh, santa miseria. Zanat è un eccellente insegnante, mi mostra con l'esempio la strada da seguire e quella da evitare. Già, sagge parole. A quanto pare siamo in ottime mani. Sì, può stare certo. Ora devo svolgere il mio dovere e dare la caccia al mostro. Apprezzo la generosità offerta, ma il cammino che ci attende è irto di pericoli. È strano. Linde sembra a suo agio con te, solo di raro mostra simpatia per gli estranei. Accetto l'offerta, dunque. Potresti prestarmi il tuo aiuto in battaglia? Il mostro è stato avvistato nella selva dei sussurri. Dobbiamo cercare lì. Ok, Anita si è unita al gruppo, esce dal villaggio in direzione. Volevo giusto vedere. Esatto, c'è provoca adesso. E questo qui io vorrei provare. Vediamo cosa succede. Prima di tutto salviamo. Proviamo. E vediamo perché giusto l'arco. Vediamo che tipo di arco ha in dotazione. Ha un arco lungo. Ha un arco lungo che fa
salto e precisione. Ok, lei la precisione è molto importante, ovviamente. Vediamo un po'. Sembra un bel salto. Oh, l'abbiamo preso. Ok, 80, può darsi che fosse anche quasi 90, Indeed. Ha terminato le livello entrando in sintonia con esse per apprendere la tecnica, ok. Splendid. Per superare anche il tuo maestro. Gli ho rubato la roba e lui mi ha detto questo. Beh, è stato carino. Che dire. Allora, vediamo un po'. Equipaggiamento. Anit. Ne avevo già un altro? Allora, questo è buono. Questo dà meno precisione, un bel po', 10 in meno. No, 20 in meno. Però dà 20 in più di attacco e 30, quasi 40 in più di attacco elementalo. Potrebbe essere meglio questo, Devo vedere l'attacco elementalo cosa porta, perché la precisione è vero che è scarsa, però man mano che livelliamo poi aumenterà. Però non è detto che io non abbia una precisione. Schivata, velocità. Non ce l'ho per adesso, va bene, dai, vediamo di fare quello che possiamo. Intanto sicuramente è un plus migliore di quello che avevo prima, Questo è poco ma sicuro. L'accetta tutte queste qui, potrei provare a prenderle, però volevo riprovare e tornare poi. Quindi una modesta somma di denaro che a me non dispiacerebbe prendere, ve lo dico. Adesso ci riprovo, però dubito che funzioni, però potrebbe, perché la reputazione comunque è salita. Dovrei avere un pochino più di possibilità rispetto a prima, però questo non vuol dire che ce la possa fare. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere sto portacoso di monete quanto vale. Vendi un po'. Cenci, stivali consumati, portamento 15. Beh, è proprio tanto, Io ci compro tante cose con questa vendita. Vabbè, ed è gratis, dite che se ne frega, insomma. Ok, questo ci dice che è fatto, questo invece è da fare. E a sto punto basta. C'è la possibilità effettivamente. Ah, questi sono pieno. Ah, quindi non posso più rubarglielo. Vabbè, ci tornerò per carità, però stavo pensando, se io facessi così, mi fai vedere uno, perché mi sembra che mi dia la possibilità di livellare facendo questo. Fatemi vedere, Letting the hunt begin. Ottimo. What? Vediamo se è vero. I honor thee, my quarry. Buono, in più ci dà anche dei soldi. Beh, non è male come cosa. Io potrei farla con tutta la gente del villaggio e siamo a posto. Vediamo un po'. Questo 9. Il mercante nel locandiere non penso, però sarebbe. Ah, rimangono svenuti questi, quindi posso farlo anche con lei. Allora, lei cosa aveva? No, lei costa troppo. È un po' così. Lei uno. Dai, proviamoci, dai, cosa. Cambia se lo facciamo. Tanto poi basta entrare e uscire dal villaggio che si rigenerano, non è che rimangono lì tutta l'avventura, ecco. Vai. Perfetto. The hunt endeth. Grande, vedete, ho livellato e ho preso anche i soldi, questa è una cosa buona. Possiamo, nettare curativo, prendere un'abilità, è quello che mi premeva, è questo a me. Ok, l'abilità di Anit, vai. Ho fatto equipaggiamento, chissà perché. Prendi abilità Anit. Ok, ce ne vogliono 30, io ne ho 8. Però fatevi vedere un attimo. Infligge danni da. Vedete che c'è il coso elementalo. Costringe un nemico ad agire per ultimo, che è una cosa buona. Sfera un attacco fisico contro un nemico, i bersagli sopravviveranno con un punto vita. Però questo è un bel colpo, però dubito che funzioni con tutti. 24 costa, attacca tutti i nemici tra 5 e 8 volte usando una. Porca vacca, costa tanto, però porca miseria. Che avete la probabilità di critica, questa è la cosa buona, questo non si sa.
Infligge danni critici a un nemico, con questo ce l'ho. Attacchi ai nemici causati con 5 e 8. Beh, già questo è buono. Secondo me è ottimo. E questa qua non lo sapevo finché lo blocca bene. Potete saperlo. Allora, vediamo cosa c'è. Qua non possiamo entrare. Qua possiamo sfidarlo. Io li sfiderei tutti, perché se sfido lui, in teoria potrei anche entrare dopo lì dentro, perché io lì dentro devo prendere una cosa. E quindi ne Standest thou approfitterei. against me, then be hunted. What next? Quindi varia, a volte da spada, a volte da lancia, non è che si capisca molto, Perfetto. The hunt endeth. Benissimo. Vediamo se ho fatto bene. Esatto, possiamo entrare. Vedete? 1000. 1000 adesso mi fanno comodo. In più posso prendere anche questo. Arco di pietra. Spero sia buono. Era meglio di quello che avevamo, effettivamente. Però precisione incomincia a essere tanto, più di 30. E mi scende di 10 perché in realtà quello mentale è quello il problema. Però era comunque un bel plus, per carità, lo posso ammettere. Allora io questo qui chi è? Ci parliamo? Vediamo, dai. Hey ho! Metti a sicuro i tuoi tesori prima di che spariscano. Beh, un ottimo consiglio. Schivata, ce ne ho già un po', per carità. Però per il momento posso anche andare. Non ho fatto indaga, sono proprio rincoglionito. Un pochino, dai, ci vuole pazienza. Un ragazzo cresciuto in una città sul mare è giunto in questo villaggio insieme al padre. Detesta le belve e gli insetti delle foreste e trascorre i suoi giorni in casa a leggere libri. Sogna di diventare un erudito, ma suo padre cula ancora la speranza che possa avere un talento da cacciatore. Cula, se cula. Ok, molto bene, abbiamo fatto anche questo. Poi c'è rimasto il signor Vecchino. Di vedere uno, dai, ce la possiamo fare così almeno già livello un po', poi vediamo se dà anche cose, insomma, sono interessanti. Perfetto. Vedete, adesso è lancia, varie tra lancia e spada a quanto pare. Perfetto. Io Annie te l'adoro, l'ho sempre adorata. Perfetto. Infine la vittoria mi ha riso, sì, ha fatto una bella sbaccherata. Vediamo, possiamo mettere. Oh, salve! È bello. Hanno avvistato la ghisa. Questo è quello che ci ha dato la quest. Però questo non toglie che noi possiamo mettere la curativa. Allora, io prima indagherei, prima di sfondarlo, sì. Commosso dall'amore di Lord Charan per le terre boschive, questo ragazzo ha giurato eterna fedeltà a sua signoria. Svolge ogni compito assegnatogli con estrema diligenza e sogna, un giorno, di diventare il braccio destro di Lord Charan. Lord Charan, accidenti. Oh, la vecchiaia, non diventate mai vecchi come me. Allora, grazie, molto gentile. Oh, mi ha dato anche che cosa carina che ha fatto. Adesso io faccio un'altra cosa più carina, perché lì sfondo un attimo il culo, nel senso, è sempre buono. Ok, vai. Standest thou against me? E quindi Then be hunted. Let in the hunt. che facciamo? Ok, lancia. Lui è a livello 1, quindi in teoria ha abbastanza poco HP per essere sfondato. Ecco, era questo. No, perché ne incontriamo anche uno che ne ha 10, una signora abbastanza anziana. Ma c'è una faccia della Madosca. Ecco qua. Ok. E fine la vittoria si è fatta una sbaccarata da panico. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe essere di qua, da quel che vedo dalla minimappa. Esatto. Pungola spirituale. Vabbè, l'abbiamo presa. Ok, ho fatto una distesa di persone cadute, diciamo. Vediamo se lui possiamo vedere se ha uno, dai. Let us begin. Vediamo un po'. What next? Beh, tutti i punti deboli, alla fine gli togliamo lo. Ce n'è uno di cui dite, cazzo fa? Ci vuole pazienza. Ok. I honor thee, my quarry.
Benissimo, hai fatto 2 livelli stando solo nel villaggio. Mi sono ripapinato un pochino, dai. Oh, mi ha dato anche la pungola M. Fine della vittoria, ci ha fatto una sbaccherata da pari. Va bene, dai, direi che ci possiamo anche fermare qui. Voi cosa dite? Così nel prossimo episodio andiamo pure a esplorare la zona, a fare altre quest e fare la quest principale di Hanit. Beh, sarà divertente perché lei c'ha il timing, cioè vuol dire che può far sì che gli animali che incontriamo li possiamo prendere e usare le loro abilità, anche se in modo limitato, 5, 6, adesso non mi ricordo quanti usi, però comunque è interessante. Vabbè ragazzi, direi che ci fermiamo qua per questo video. È tutto, io vi invito come al solito a lasciarmi un like e un commento se vi piace la serie, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Siva, ciao ciao.